A casa tua c'è un folletto? Allora c'è anche BR Store. Ordina adesso e domani è tutto a casa tua. Perché non scegliere di risparmiare? BR Store. Siamo i migliori. Bene, attenzionati di BR Store e innamorati del folletto. Oggi vediamo come sostituire il connettore di alimentazione ad un folletto VK150. Allora, per il connettore di alimentazione vi faccio vedere cosa intendo. Allora, togliendo il manico, per connettore di alimentazione si intende il connettore che sta all'interno del manico che si va ad agganciare al connettore del cavo di alimentazione. È un po' nascosto, quindi sarà un po' difficile vederlo. In ogni caso, noi prendiamo subito il nostro nuovo prodotto, che ha una versione compatibile, però intanto vi faccio vedere che cos'è. Questo è il connettore di alimentazione e nello specifico è quello che poi si andrà ad agganciare al cavo quando lo inserite lungo il manico. Perché si cambia? Se il cavo tende a... in pratica dentro ci sono due piccoli connettori, se quei connettori si dovessero bruciacchiare si vanno a mangiare questi due perni. Nel caso in cui uno si dovesse consumare troppo, continuerete a cambiare cavo di continuo, non risolverete mai. Quindi nel caso in cui vedete che state cambiando troppe volte il cavo di alimentazione perché si rovina spesso, allora è ora di cambiare questo connettore che si trova per la precisione all'interno della macchina. Ora vediamo anche come sostituirlo. Allora, attrezzi da lavoro. Abbiamo bisogno di un trapano avvitatore o un giravite con una testa davanti Torx T10. Quindi un giravite, noi per sicurezza abbiamo preso un inserto con un trapano per fare prima. Entrambe, sia l'inserto sia il giravite Torx, lo trovate sul nostro store. Un altro strumento sarebbe una lamina fatta in acciaio, all'incirca larga 5 mm. Siccome non tutti a casa non l'abbiamo tutti quanti, vi dotate di una bella fascetta lunga, larga circa 4-5 mm. L'avete tutti, la fascetta a casa, quindi potete proseguire con la riparazione. Ora, con questi due strumenti proseguiamo a smontare la macchina. Quindi togliamo la spazzola, togliamo l'unità filtro. L'unità filtro si toglie in questa maniera: aprite lo sportello, tenete salda l'unità filtro e tiratela verso di voi. Basterà semplicemente sganciare questi due perni fatti in gomma, quindi tirando viene via da sola. Mettiamo da parte anche l'unità filtro, giriamo la macchina, ci sono 9 viti, provvediamo a smontarle tutte. Fatto questo, girate la macchina verso di voi, aprite il frontale. Per aprirlo basta premere il pulsante e tirare la calotta verso l'alto, in questa maniera. Ora, a questa altezza, dovete sfilare la calotta verso il manico. Ci sono questi due perni, quindi bisogna sfilarlo, altrimenti si rompono. Ora mettete da parte anche la calotta. Togliamo per un momento anche il pulsante, sfilate tutta l'asta che serve in pratica a muovere questo pulsante, la mettiamo da parte. Ora, fascetta la dovete piegare sulla punta, più o meno in questa posizione. Allungate il manico finché vedete i due buchi aperti e infilate la fascetta lungo il manico. Se vedete che fa un po' di ostacolo, dovete semplicemente provare più di qualche volta per filarla all'interno. Una volta che è andata, saldamente tenete il folletto, saldamente prendete il manico e tirate con una botta secca. A cosa serve questo gioco? Serve semplicemente a superare questo fermo, che è questo qui in plastica.
mettendo la fascetta, il fermo avrà, diciamo, farà meno ostacolo e provvederà al manico a sfilarsi. Ora girate la macchina a testa in sotto, prendete un giravite con testa a taglio, premete qui dove c'è questa feritoia verso il basso e verso il manico. Una volta che si è sganciata qui, andate qui sull'interruttore e iniziate a fare un po' di leva in questa maniera. Fatto questo, continuate a sfilare tutto il coprimanico, sganciate l'alimentazione, quindi il connettore dell'alimentatore. Arrivati a questo punto, sfilate, c'è un piccolo perno qui, basterà tirarlo verso di voi e sfilarlo. Mettiamo da parte il connettore vecchio e prendiamo quello nuovo. Alla stessa maniera lo rinfiliamo all'interno, lo blocchiamo. Ora proseguiremo a rimontare il tutto. Per rimontarlo assicuratevi che l'interruttore sia posto alla massima velocità, quindi se avete questo qui c'è il simbolo di spegnimento, quindi di off, e poi c'è una barra che indica il massimo, quindi l'interruttore deve avere l'indicatore verso il massimo. Rinfilate il coprimanico. Quando lo state rinfilando, fate attenzione che l'asse di trasmissione vada all'interno del coprimanico. Continuate a sfilare. Ci sono qui dei perni che scorrono lungo una slitta. Deve far combaciare, vedete, ce n'è ogni 3 cm all'incirca c'è un perno, quindi li dovete alternare, cercare di farli combaciare il più possibile, premere un po' sulla parte inferiore. Arrivati a questo punto dovete cercare di sfilarla verso la parte della scopa. Per fare questa cosa però c'è bisogno che si controlli sia la parte superiore, quindi una mano deve spingere sia verso la parte esterna e in più questa linguetta deve andare nella parte interna, quindi so che è un po' complicato, però ci si può arrivare tranquillamente. Quindi prendete con la mano, tenete ben saldo, premete anche qui e con l'altra mano cercate di infilare anche l'ultima linguetta e tirate verso il basso, tutto in un unico movimento. Ok, questa è la posizione corretta. Questo è il profilo completo, quindi questa parte qui deve capitare all'esterno e qui deve toccare. Potete fare un test girando l'interruttore. Se l'interruttore gira libero, allora avete fatto, diciamo, i movimenti giusti, altrimenti dovete rismontare. Ora non dimenticate di riconnettere l'alimentazione. Proseguiamo a rimontare anche il pulsante, quindi tutta l'asta del pulsante che muoverà poi la parte verde. Dove si infila? Non ve l'ho fatto vedere. Guarda, c'è una piccola feritoia qui, vedete? Quindi l'asta andrà inserita all'interno in questa maniera. Ricollocate il perno, fate un test se funziona, quindi rotando l'asta si deve muovere il pulsante. Ora, fatto questo, controllate che non sia andato il motore fuori posto, rialloggiate la spugnetta, rimontate anche il pulsante
Ora riprendiamo la calotta, rinfiliamo quindi i primi 2 perni. Attenzione a questo movimento, altrimenti rompete i perni. Infilate prima i 2 perni. Quando il pulsante sarà libero, allora potete richiudere tutto. Ci sono questi altri 2 perni che vanno fatti corrispondere con gli appositi alloggiamenti. Richiudete il tutto, ruotate la macchina e potete riavvitare tutte e 9 le viti. Quindi riprendiamo il trapano, il giravite Torx 10. Funzione avvitatore: se utilizzate un trapano ricordate di utilizzare la funzione avvitatore con una frizione bassa, altrimenti spanate tutto. Ora è la volta del manico. Per rimontare il manico, posizione 0, quindi se l'indicatore l'avete spostato riportatelo alla posizione 0, quindi off. Mettetevi comodi, indicatore a 0, quindi posizione off anche per quanto riguarda il manico. Premete il tasto e rinfilate il manico. Ok, fatto questo possiamo continuare a rimontare la macchina. Unità filtro: dovete rinfilare entrambi i perni, quindi in maniera salda cercate di premere l'unità filtro facendo piegare questi gommini. Andrà da sé, quindi non preoccupatevi se dovete fare un po' di forza. Ok, chiudete l'unità filtro, rimontate la spazzola e abbiamo sostituito il connettore di alimentazione a un colletto VK150. Vi ricordo che lo stesso ricambio è valido anche per i colletti 140, quindi lo stesso ricambio lo usate sia sul 150 che sul 140 e le operazioni da fare sono le stesse. Trovate il connettore di alimentazione compatibile per colletti 140 e 150 sul nostro store www.brstore.com con il codice K0326.